amici del Bacan, benvenuti sulla nostra TV online, siamo in compagnia di Marianna De Micheli. Conoscete tutti Marianna per il personaggio di 100 vetrine, era cattivissimo come personaggio. Giuro, su quello che ho di più caro al mondo, che te la faccio pagare. Infatti quando ci siamo incontrati pensavo mi mordesse un orecchio, invece mi ha dato un bacio sulla guancia, quindi non è cattiva come... Ma noi oggi parliamo di qualcos'altro, non certo della sua esperienza, che c'entra in un certo qual modo, comunque non certo dell'esperienza televisiva, più che altro di questa sua passione, che noi condividiamo, per la vela. Allora Marianna, raccontaci, com'è nata questa cosa innanzitutto? Come è nata la passione per la vela? Assolutamente. È nata assolutamente per caso, ero in Thailandia perché ho la passione della Thailandia, ci sono andata per la prima volta nel 97 e invece era il 2004, ero su un'isoletta al confine con la Malesia quando c'è stato lo tsunami il 26 dicembre 2004 e io ero in un'isoletta piccolissima. Tutti i turisti sono scappati, io sono rimasta lì perché i miei genitori mi avevano detto no guarda sulla terraferma c'è il colera, sono un sacco di malattie, lì non ci sono stati morti, rimani lì. Sono stata su quell'isoletta per un chilometro, per mezzo chilometro circa, 2 mesi e siccome è all'interno di un arcipelago che è piuttosto protetto un po' da tutti i venti, ci passano i velisti giramondo e così ne sono passati un po' in quei 2 mesi. Ho fatto amicizia con una barca, cioè con il proprietario di una barca che era lì di passaggio, erano in 3 o in 4 e ho fatto un giro con loro di qualche giorno in queste isolette e mi sono appassionata alla vela, però non c'avevo una lira e quando sono dei tornata velisti, e degli attori passione tanta, soldi sì, pochi. Esatto. Poi invece 100 vetrine mi ha fatto cominciare a guadagnare bene, però i primi 2 anni ero super concentrata sul lavoro, dovevo imparare a memoria veramente tante battute al giorno e per 2 anni qualsiasi passione è stata cambiata, non dormivo, non mangiavo, studiavo e basta e lavoravo. Poi invece quando mi sono abituata ho detto adesso posso concedermi un po' di svago, di approfondire le mie passioni, quindi ho detto faccio il mio primo corso di vela e l'ho fatta all'Elba, casa di vela si chiamava la scuola, l'ho trovata su internet proprio casualmente, senza raccomandazioni. La scuola di Monteleone, sì, che esatto. Noi conosciamo bene. Non anticipare troppo perché tutto questo è raccolto in un libro. Questo libro. Esattamente. 100 boline. Esatto. Che ammicca a 100 vetrine, a 100 chiaramente, vetrine. Da 100 vetrine a 100 boline. Esatto. Quindi dal digitale, innanzitutto qui ai Viaggi del Bacan siamo in online. Quindi, come si sta online? Come si sta in rete? Si sta benissimo. No, perché vieni dall'analogico prima e dal digitale dopo, chiedevo come si sta. Devo dire che io poi con i social network, Lavori molto con la rete? Ci sta abbastanza, sì, ci sta abbastanza. Adesso soprattutto che 100 vetrine è finita, ho fatto il viaggio l'anno scorso, postavo poi sempre dove ero e questo mi ha anche avvantaggiato perché ho conosciuto un sacco di persone, dicevo sto arrivando ad Agropoli e la ragazza di Agropoli aspetta vengo in porto. Benissimo, allora praticamente nasce questa tua passione per la vela, da qui si sviluppa, ed è questo il motivo per cui sei ospite sulla nostra televisione, un viaggio che è un giro d'Italia. Sì. Prima ci sono delle esperienze, c'è una regata molto importante, fa parte del circuito Rolex come la Giraglia, dopodiché affronti questo viaggio e è forse la parte che più interessa a noi, cioè il viaggio in barca a vela. E qui facciamo le domande. Certo. Allora, sono pronta. Partiamo dall'inizio. L'incipit del libro. Sì. Hai scelto di parafrasare l'incipit di uno dei più grandi romanzi di mare come il Moby Dick di Melville, sì. Cioè dal mio nome Ismaele si passa a chiamatemi Marianna. Sì. Perché questa scelta? Perché mi veniva sempre, cioè è una cosa che durante il viaggio mi immedesimavo nella parte del marinaio e infatti più volte racconto sta cosa della pipa, della barba, della maglia a righe. Non mi parlare a me di barba, quindi, vabbè, comunque. Della tazza fumante di caffè, ci si immedesima un po' in una parte, le mani callose. E quindi questo incipit famoso, meraviglioso di questo racconto
è una cosa che mi veniva da cominciare il libro. Chiamatemi Marianna, Okay. Ho fatto questa impresa. No, a noi è venuto incredibile. invece il dubbio del motivo per cui abbiamo chiesto come redazione appunto di incontrarti e di parlare di questa esperienza, di questo libro, che è una cosa che a noi sta molto a cuore, che con un incipit del genere, io l'ho letto il libro, ci sia anche il fatto che vedi il viaggio in barca a vela non solo come uno spostarsi geograficamente, ma anche una sorta di viaggio interiore. Beh sì, cavolo, certo, ovviamente. Ma Allora, così è stato. raccontaci qual è stato il tuo viaggio dentro di te. Un viaggio che non arriva innanzitutto, parte ma non arriva, cioè geograficamente io sono arrivata a Trieste, in realtà il viaggio interiore non arriva, ma è una tappa. Io sono partita anche per un po' esorcizzare la mia paura della solitudine, cosa un po' strana visto che poi ho deciso di viaggiare sola, però questo mi è servito a affrontare la paura, affrontare la paura della solitudine e affrontare un po' tutte le paure, quello di prendere delle decisioni, per esempio. C'è sempre che io sono una persona piuttosto insicura e anche se sono abbastanza sicura di una scelta che faccio, se non ho conferme esterne ho sempre un po' il timore E di questo poi traspare molto nel tuo libro, perché qui mi lanci tu stessa la domanda. Ricorre molto spesso nel libro, sia in termini lavorativi come attrice, sia anche come velista, sempre, è quasi un tormentone, la paura di essere vista diversamente da quello che tu sei. Questa è una cosa che ricorre molto spesso. Sì, ma perché è una cosa che mi ha seguito un po' per tutta la vita, perché sono bionda probabilmente. Bionda, alta, appariscente. Ci riduciamo solo a questo? Però sono stata spesso trattata in base a ma è normale, nel senso, prima di tutto c'è l'apparenza, è normale che sia così. E fino a una certa età ero molto appariscente, mi vestivo molto fino ai 30 anni, insomma andavo sempre in giro super messa, poi ho capito che forse era il caso di si rimaneva un po' antipatici a tutti, però è vero che ma io stessa, io che ho subito i pregiudizi, anche io tendo ad avere pregiudizi. Nel mondo della vela cosa hai trovato? Cioè, c'è ancora questo pregiudizio per una donna velista in solitaria, o invece hai fatto in proporzione più incontri belli di solidarietà, di amici? Ho fatto incontri di solidarietà e di amici nonostante il fatto che ci sia comunque. Esiste questo? Esiste, sì, esiste, non è, cioè esiste, c'è, senz'altro, però non è così invalidante, ecco. Okay. Pazienza, Sì. pazienza, si sopravvive, fa venire un po' il nervoso quando ti dicono aspetta un po' di retro, no aspetta no, vieni un po' più in qua, conosco la mia barca meglio di te, no? Però non puoi essere scortese perché è gente che ti sta aiutando, no? Quello succede anche noi maschietti, cioè il tuttologo da panchina c'è sempre. Sì, certo. Ecco. Diciamo che lì diventano anche quelli che non lo sono, che non sono portati, lo diventano. Aumenta, però, aumenta. La componente femminile fa aumentare Sì, questa. esatto. Okay. Però vabbè, passato quel piccolo nervosismo nel momento dell'ormeggio, generalmente quello è il momento clou, ho superato quello, va abbastanza bene. Del tuo gatto ne vogliamo parlare, visto che è stato protagonista anche lui di questo viaggio, e noi come TV siamo sempre stati dei grandi sostenitori degli animali a bordo. Invece che lasciarli nelle pensioni, portateveli dietro, perché loro si sono affezionati, stanno meglio con noi che da un'altra parte. Sì, senz'altro. Io devo dire sono stata fortunata perché l'ho portato in barca subito, l'ho preso dalla mamma che aveva 3 mesi e l'ho portato subito in barca, quindi per lui era il suo habitat naturale, era proprio cucciolo, si è abituato immediatamente. Il problema è stato quando sono sbarcata, si è dovuto abituare alla terraferma. Il gatto un po' di mal di terra da gatto, sì, diciamo. Sì, sbandava un pochino. Andava di bolina, per restare in tema col libro andava un po' di bolina. Secondo me è quasi più facile portare un gatto che di un cane, è più di facile gestione, perché il gatto dorme 24
€3 al giorno, Anche non il devi cane. portarlo. Io Sì. ho navigato tanto Ok, col cane. dorme anche lui così Assolutamente, tanto. assolutamente. Quindi, Poi per non- quello che dicevo, gli animali in generale, non solamente il cane, il gatto, cioè avete una scimmia, un canarino. Il coniglio? No, quello vai. Spieghiamo la tradizione, è una grande superstizione dei marinai, anzi non si potrebbe nemmeno dire a bordo questa parola, perché in antichità le cime che reggevano l'albero non erano cavi d'acciaio ma erano in tessile, e se il coniglio usciva dalla gabbietta se le rosicchiava e venivano giù gli alberi grazie al coniglio. Da lì la superstizione, quindi mai, anche i francesi dicono a bordo la petite bête avec de grandes oreilles, Sì, ok, sì. perché non si Però, può dire quella parola. hai visto che io nel libro ho fatto tutto, anzi ho proprio dedicato un Asso- capitoletto e ne a- parliamo a apposta tutte- per quello, perché naturalmente vi invitiamo tutti quanti a leggere il libro di Marianna, perché racconta comunque un'esperienza molto bella, un viaggio a vela molto bello, e quindi è un libro veramente da leggere, ha anche dei lati a volte comici, cioè non, Ah sì, ci sono- sì, sono un bel po' di cose comiche, sì. Parlami un attimo di questa cosa, cioè cos'è? Quale? Quali punti? Della comicità in generale all'interno del libro, cos'è per magari anche esorcizzare il momento di paura, quando magari c'è stato troppo vento, quando ti sei chiesta adesso cosa faccio, oppure è solamente così una tua componente caratteriale che ama prendere le cose sul ridere? È una mia componente caratteriale prendermi un po' in giro, Mm. soprattutto dopo, no? Ok. Nel raccontare la cosa, perché ho uno sguardo esterno piuttosto sviluppato, forse da attrice, e quindi guardo l'evento con l'occhio ironico, come se uno guardasse un film di quello che gli capitano tutti i disastri, lo vedo un po' con quell'occhio lì.